Salve a tutti! Il video di oggi sarà leggermente lontano dai miei argomenti di base, ma se ascolterete fino in fondo scoprirete che fondamentalmente è tutto collegato a legge di attrazione e voglia di crescita personale. Quando parlo di attrazione, il mio consiglio iniziale è sempre quello di prendere fiducia con la pratica, chiedendo situazioni e oggetti abbastanza semplici e mentalmente arrivabili. Per fare questo, guardate anche il video della sfida, che linkerò in descrizione. Con la crescita personale e con il raggiungimento degli obiettivi è la stessa cosa. I passi da fare devono essere graduali per potersi costruire così delle basi solide e aumentare la stabilità in ogni ambito della vita. Qualsiasi sia la macchina che volete imparare a guidare, la prima marcia da inserire sarà sempre la prima, altrimenti il motore si spengerà inevitabilmente. Il problema che ho riscontrato in moltissime persone è il fatto che gli autosabotaggi interni tendono a prendere il sopravvento. Alcune volte si manifestano con la poca costanza, altre con la tendenza alla procrastinazione e altre ancora con il blocco di ogni attività ancor prima di averla iniziata. Che siano esperimenti mentali, lavoro, raggiungimento di obiettivi, relazioni, famiglia o qualsiasi altro ambito della vita, dopo poco la vocina che dice «lascia stare, non fa per te», si farà avanti. Anche in questo caso non esistono parole magiche o pillole della felicità, ma strategie che giorno dopo giorno vi permetteranno di aumentare la fiducia in voi stessi e di conseguenza vi permetteranno di avere più margine di vittoria in ogni tipo di sfida che affronterete. L'esempio che vi voglio fare è questo. Prendete uno sportivo. Ogni giorno compete con atleti di livello superiore e inevitabilmente perde e continuerà a perdere per mesi e anni. Dopo centinaia di sconfitte inizierà a trovare scuse per smettere di allenarsi, non partecipare più alle gare che tanto non sarà in grado di vincere e anche quando sarà costretto a parteciparvi non darà mai il meglio di sé, visto che tanto il risultato è già stampato nella propria mente. Questo è proprio quello che accade nella vita di un uomo quando dopo migliaia di idee, progetti, lavori, relazioni non vengono portati a compimento. Dopo centinaia di sconfitte, la nostra mente sarà allenata al fallimento e inizierà il processo di autosabotaggio ogni volta che un nuovo obiettivo sarà alle porte, creando le stesse dinamiche dette prima con l'esempio dello sportivo. Potrete avere tutto l'entusiasmo della terra, ma se il passato ha scritto il vostro subconscio in maniera fallimentare, state pur certi che prima o poi, passata la spinta iniziale, il vostro pilota automatico vi rallenterà in ogni modo possibile. Se lo stesso sportivo, invece di gareggiare con atleti superiori, gareggiasse con altri inferiori o uguali di livello, le vittorie sarebbero nettamente superiori, l'autostima lo porterebbe ad allenarsi sempre di più per poter competere sempre con maggior impegno e preparazione, crescendo mese dopo mese in fiducia nelle proprie capacità e punterebbe ad obiettivi sempre più importanti. In questo caso, anche se subisse qualche sconfitta, avrebbe costruito delle basi talmente solide che il pensiero lo porterebbe solamente a migliorarsi ancora di più per non commettere gli stessi errori. Le cause dei vari autosabotaggi possono essere a centinaia, ma se seguirete alla lettera quello che vi sto per dire, in poco tempo riuscirete a creare una solida base per le vostre avventure future. Nel coaching si stimola il cliente ad avere degli obiettivi SMART, dove il termine SMART sta per Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound. E questo dovrebbe in qualche modo aiutare le persone a crescere e migliorare in ogni ambito della vita. La tendenza che ho notato, però, è sempre la solita, ovvero quella di esagerare con gli obiettivi e crearsi nuovamente un esempio negativo da sommarsi a quelli già ottenuti nella vita, confermando e rafforzando ulteriormente abitudini e credenze negative. Cosa abbiamo detto fino ad ora? Chi volete essere? Lo sportivo che sbatte la faccia contro i colossi e si deprime?
O quello che in qualche anno diventerà lui stesso un colosso imbattibile? Quello che voglio proporvi oggi è un semplice esercizio finalizzato a portarvi 21 vittorie nel vostro repertorio. Ad ogni vittoria vi dovrete ricompensare con una piccola gioia, che sia un complimento detto mentalmente da voi oppure un piccolo regalo simbolico per aver portato a termine la vostra missione. Seguendo sempre la tecnica dell'obiettivo SMART, per 7 settimane riuscirete a cambiare definitivamente l'approccio che avete con la vita e con le sfide quotidiane che inevitabilmente vi presenta. Per non prendere appunti, riporterò tutto in descrizione. Quindi, se non capite qualcosa, tutto sarà riportato sotto al video. Iniziamo. Per 2 settimane dovrete portare a termine 14 obiettivi, uno al giorno. Ricordatevi sempre di gratificarvi al raggiungimento. Trascorse le prime 2 settimane e raggiunti i 14 obiettivi, la terza settimana aumentate la sfida, creando qualcosa di leggermente più impegnativo, raggiungibile in 2 giorni. Per esempio, lunedì e martedì una sfida, mercoledì e giovedì un'altra sfida, venerdì e sabato un'altra ancora. Così da portare a termine altri 3 obiettivi. Ricordate, anche questa volta, di darvi una gratificazione al termine. Per le successive 3 settimane, l'obiettivo dovrà essere portato a termine in 7 giorni, quindi un obiettivo a settimana per 3 settimane. Per concludere questo training siete arrivati alla 7ª settimana. Dovrete scegliere un obiettivo relativamente importante per voi e avrete tempo un mese intero per portarlo a compimento. Se avrete seguito passo dopo passo queste indicazioni, in 7 settimane avrete raggiunto 21 obiettivi che avranno creato dentro di voi un potenziale infinito che vi aiuterà tutta la vita. Ogni sfida e obiettivo avrà molte più possibilità di essere portato con successo a termine. La procrastinazione dovuta a vecchi e obsoleti concetti mentali non esisterà più e finalmente sarete in grado di creare la realtà che più desiderate, senza blocchi o paure. Adesso voglio fare un piccolo esempio pratico. Ricordiamoci di essere SMART, quindi dovremo avere obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e con una scadenza precisa. Per le prime 2 settimane posso decidere per esempio di leggere 10 pagine di libro al giorno. Ogni giorno leggerò 10 pagine e alla fine mi congratulerò con me stesso, o mentalmente o con un piccolo regalo simbolico. Ricordate che anche la gratificazione è parte integrante di questo processo. La terza settimana, per esempio, potrei aumentare la difficoltà del mio obiettivo. Se rimango sulla lettura, potrei fare 40 pagine in 2 giorni, oppure qualsiasi cosa raggiungibile nei 2 giorni. Un tot di chilometri a piedi, una serie di chiamate di lavoro, o qualcosa che sia realistico da fare in 2 giorni. Questa terza settimana dovrete portare a termine 3 missioni. Che siano uguali o diverse non fa nessuna differenza. L'importante è mantenere il ritmo di vittoria. Quindi rimanete sul raggiungibile senza crearvi troppo stress. Dovete vincere e gratificarvi. Dalla 4ª alla 6ª settimana dovrete concludere 3 obiettivi, uno alla settimana. In questo caso ricordatevi di alzare leggermente la difficoltà. Sarà inutile porsi come obiettivo quello di leggere magari 10 pagine di un libro, visto che lo potete fare in un solo giorno. Quindi cercate sempre qualcosa di estremamente raggiungibile, ma che vi impegni tutti o quasi i giorni della settimana. Ricordate anche in questo caso di gratificarvi a dovere. Più la difficoltà aumenta e più aumentate anche la vostra gratificazione, visto che siete stati molto bravi. Arrivati alla 7ª settimana, studiate un obiettivo di media difficoltà e lo potrete portare a compimento nell'arco di tutto un mese. Ricordo che in 30 giorni si può letteralmente stravolgere una vita, ma sappiate che il vostro scopo è quello di vincere
Quindi anche in questo caso datevi un obiettivo, ponetevi il tempo esatto e iniziate a lavorare per portarlo a termine con successo. La gratificazione finale in questo caso deve essere veramente magistrale, in quanto stavolta avrete completato sia la sfida delle 7 settimane sia il vostro obiettivo finale. Che vogliate smettere di fumare o che vogliate semplicemente potenziare un'area o più della vostra vita, questo è l'esercizio che fa per voi. 7 settimane per una vita migliore, 7 settimane per imparare a realizzare i vostri sogni senza che la mente vi inizi a sabotare. Dopo questa pratica, che vogliate dimagrire seguendo una dieta specifica o che vi impegnate ad aprire l'azienda dei vostri sogni, tutto risulterà più facile, visto che il vostro livello di consapevolezza sarà aumentato e le credenze e abitudini che fino ad oggi vi frenavano saranno scomparse del tutto. Diventerete inarrestabili, visto che la vostra mente smetterà di sabotarvi. Per chiudere, dico questo. Per tutte le persone che ascoltando questo video hanno pensato 7 settimane, 21 obiettivi, non ce la farò mai. Sappiate che il vostro sistema di protezione e di limitazione è già entrato in attività, facendovi fallire ancor prima di iniziare. Prendete il calendario, impostate la tabella di marcia, seguite degli obiettivi SMART e iniziate subito. Non importa quanto grandi siano questi 21 obiettivi, l'importante è portarli a termine con la giusta costanza e determinazione. Buona vita a tutti!